Bene, benvenuti a questo primo video esperimento dove vi voglio parlare e fare una sorta di libretto delle istruzioni video di questo binocolo multispettrale della Pixfra. Stiamo parlando del modello Draco D635 4K, multispettro perché può gestire sia la parte termica sia la parte ottica di visore infrarosso notturno. Quello che andrò a fare sarà appunto spiegare passo per passo ogni singola funzione del menu di questo strumento, in modo tale da essere più chiaro, semplice ed efficace possibile, e lo farò qua sul campo direttamente, osservando un gruppo di cervi presenti qua nella vicinanza. Andiamo a dare un'occhiata ai tasti presenti sul binocolo. Primo tasto sicuramente da individuare è il tasto dell'accensione. Tenendolo premuto andremo ad accendere il binocolo. Ora non si vede perché siamo in pieno giorno, ma è visibile perché si illumina, ha una colorazione rossa e la colorazione è regolabile fino a 5 livelli se non ricordo male, molto bella. Quindi tenendo premuto questo tasto si accende, premendolo una volta velocemente il binocolo va in stand by. Altri tasti: questo tasto qua con l'icona della fotocamera vi permette, se premuto velocemente una volta, di fare una foto, se tenuto premuto di effettuare una ripresa video. Ricordo anche con audio, questo binocolo permette anche di registrare l'audio. Per spegnere la ripresa video bisogna tenere premuto nuovamente. Il tasto di fronte, immediatamente di fronte, è il tasto per il telemetro, quindi premendolo una volta sola vi misura la distanza dalla vostra preda. Dall'altra parte troviamo il tasto per aumentare e diminuire l'intensità dell'illuminatore. L'illuminatore è questo aggeggio che trovate qua in mezzo. Questo vi permette di appunto illuminare tramite un fascio infrarossi la vostra preda, il vostro bersaglio. Questo tasto vi permette di aumentare o diminuire l'intensità, quindi parte dalla più bassa, poi c'è una media e una alta. Questo tasto vi permette di passare dalla modalità infrarossa alla modalità termica nelle varie colorazioni, quindi premendolo più volte passerete dalla modalità infrarossa alla modalità termica. Tasto rotella centrale è un tasto multifunzione, quindi come vedete ruota e può essere premuto. Se tenuto premuto vi permette di entrare nel menu. Una volta entrati nel menu, con la ghiera andrete a scorrere e premendolo leggermente andrete a selezionare esattamente quella funzione sulla quale volete intervenire. Bene, ora entriamo nel vivo di questa videoguida. Per entrare nel menu bisogna tenere premuto il tasto rotella finché all'interno vedrete appunto comparire questo menu sulla sinistra. E a questo punto la prima cosa che vi suggerisco di fare è modificare l'impostazione della lingua, che di base è sempre l'inglese. Quindi scorrete verso il basso, dove vedete scritto System Setting. Entrate cliccando una volta brevemente il tasto rotella e vi farà entrare nelle varie lingue. Quindi confermate la lingua italiana e poi cliccate nuovamente la rotella per confermare. La seconda opzione che vi suggerisco di attivare, soprattutto se fate censimenti al bramito o cose di questo tipo, è la funzione microfono, perché questo binocolo, oltre che a permettervi di fare dei bellissimi video, vi consente anche di registrare l'audio di quello che state riprendendo. Quindi entrate nuovamente nel menu tenendo premuto il tasto rotella e scorrete fino all'impostazione funzione, eccola qua, funzione, impostazione funzione. Cliccate una volta brevemente ed entrate, scendete fino a questa icona che raffigura il microfono ed ecco fatto.
funzione attivata, quindi tenete premuto la rotella eventualmente per uscire nuovamente dal menu. Funzione molto utile, io questo video lo sto girando proprio utilizzando il microfono incorporato. Ora andiamo a vedere tutte le altre funzioni seguendo l'ordine del menu di base del menu. Quindi teniamo premuta la rotella per entrare, scendiamo di un clic e la prima funzione che troviamo è la funzione nebbia, che in italiano purtroppo hanno tradotto malamente come funzione anti-appannamento. In realtà appunto è la funzione nebbia, ovvero tramite il sensore interno ci permette di aumentare automaticamente la nitidezza e il contrasto del video, e questa cosa fa sì che si veda meglio in presenza di nebbia o di foschia. È una funzione molto particolare, fino ad ora l'ho visto soltanto in questo tipo di binocolo e in altre marche non l'ho ancora visto e non l'ho ancora potuto apprezzare, ma questa è decisamente un'ottima funzione. Bene, ora andiamo a una nuova funzione che è la modalità scena. Come vedete, se cliccate sempre il tasto rotella, qui trovate 3 modalità di visione che sono giorno, notte e automatico. Io la tengo sempre impostata sulla modalità automatica, poi capirete il perché. La modalità giorno è quella attuale a colori, quindi in presenza di luce il binocolo vi fa vedere a colori in 4K. Se invece cliccate sul tasto notte, come vedete passa subito in bianco e nero, e questa è la modalità infrarossi, quindi da usare di notte. In automatico il binocolo accenderà in autonomia a colori o in bianco e nero, percependo automaticamente se lo state usando di giorno o di notte. Passiamo ora alla prossima funzione, che nel menu trovate con il nome di EIS. Che cos'è questo EIS? È uno stabilizzatore elettronico che elimina in maniera sensibile tutte le vibrazioni causate dai vostri movimenti mentre state riprendendo. Io consiglio sempre di tenerla attiva. Ora andiamo a regolare la potenza del nostro illuminatore infrarosso con questa icona a forma di lampada. La prima che troverete cliccandoci sopra è la modalità sensore IR intelligente. In pratica, se la lasciate in questa posizione farà tutto automaticamente il nostro binocolo, quindi aumenterà o diminuirà l'intensità dell'illuminatore in base al sensore che percepisce la visibilità notturna. Ricordo che questa funzione è utilizzabile solo con il binocolo in modalità infrarosso, quindi durante la visione notturna, perché l'illuminatore lo usate solo con questa modalità. In pratica è una torcia che emana un raggio a noi invisibile, ma che viene captata dal binocolo e ci permette di vedere come se stessimo illuminando la preda con una torcia elettrica. Potete utilizzare anche direttamente il tasto che è presente sul binocolo senza dover entrare nel menu per aumentare o diminuire l'intensità di questo fascio luminoso. A questo punto entriamo nella modalità immagine. Se non volete farlo dal menu, utilizzate l'apposito tasto presente sul binocolo che vi fa passare da infrarosso a termico. Se invece lo fate dal menu, troverete anche qualche funzione in più. Per esempio, la modalità foresta, come viene chiamata qua. Questa modalità vi aumenta il contrasto immediatamente appena ci cliccate sopra. Questo vi serve quando magari cercate un animale all'interno del bosco. Oltre a questo, sotto avete la possibilità di regolare la luminosità dello schermo, che consiglio di tenere intorno al 2 o 3 come parametro per evitare di affaticare troppo la vista. La stessa operazione la fate per contrasto appena sotto e nitidezza l'ultima. Queste le regolate in base al vostro gusto e uso, però consiglio sempre di non sparare al massimo. Di base, come vedete, sono impostati su 5, 10 e 10 come valore.
Ora torniamo indietro tenendo premuto il tasto rotella e cambiando modalità nuovamente. Come vedete, automaticamente il sensore percepisce che è giorno e vi torna in modalità diurna. In pratica qua dentro fate le stesse identiche regolazioni a seconda del crepuscolare, luce notturna e quant'altro di quelle che abbiamo fatto poco fa. Ora andiamo ad attivare il wifi, funzione utilissima per connettere il binocolo al vostro telefono tramite l'app di Pixfra che trovate nel Play Store di Google. Si chiama ovviamente Pixfra Outdoor. Qui, come vedete, potete scegliere se utilizzare la frequenza 2,4 o 5 GHz in base al vostro telefono. Consiglio 2,4 perché il telefono è comunque solitamente molto vicino e consuma meno. E anche se lo date al vostro amico per vedere quello che state visualizzando voi all'interno del binocolo è quindi molto vicino. Oppure è molto utile per visualizzare video che avete salvato durante le vostre battute. Ricordo che per registrare dovete semplicemente tenere premuto il tasto con l'icona della fotocamera. Vi verrà richiesta anche una password che di default è 12345678, ma poi la potete cambiare. Dopo di questa trovate la funzione punto caldo e per farvela vedere, come avete visto, devo passare in modalità termica perché ovviamente è visibile solo con questa modalità. Questa funzione vi aiuta indicandovi con una croce rossa i possibili punti caldi, quindi nuovi animali oltre a quello che state osservando, magari in prossimità o lì vicino, immaginatevi un branco di cinghiali. Si sposta automaticamente e vi individua automaticamente il punto caldo in modo tale da aiutarvi nell'individuazione. Ora, sempre andando in ordine sequenziale, nel menu andiamo a vedere le prossime funzioni, che sono la funzione bussola e la funzione GPS. Come vedete, accendendola e spegnendola ai lati e sotto vedrete accendersi e spegnere appunto la bussola che vi serve per avere un'indicazione di quanto è inclinato o spostato il vostro binocolo, mentre la funzione GPS vi fornisce i dati precisi di latitudine, longitudine e altitudine. Funzione molto utile se ci pensate perché in alcune regioni, per esempio nella mia, è richiesta la posizione esatta del capo abbattuto, quindi guardando all'interno del mio binocolo io posso ottenere immediatamente queste informazioni. Andiamo infine a vedere l'ultimissima funzione presente su questo binocolo, che è la funzione telemetro. Troverete due varianti, due opzioni, quindi costante e singolo. Costante, premendo su costante, il telemetro vi misurerà continuamente la distanza dell'animale. Se invece premete sull'opzione singolo, ogni volta che premerete il pulsante telemetro vi effettuerà la misurazione e vedrete la distanza per un tempo di 15, 20 o 60 secondi, lo potete impostare. Bene, se a questo punto avete trovato questo video utile per le vostre necessità, per eventuali dubbi, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, tanto a voi non costa nulla, e attivate la campanella così da rimanere aggiornati su eventuali prossimi video o prossime video istruzioni. Grazie, a presto!